tutti, nel tutorial di oggi facciamo queste scarpette ad uncinetto utilizzando la tecnica Granny, quindi questi quadrati che lavoriamo separatamente e che poi uniamo per creare delle forme come per esempio questa scarpetta. È un progettino veloce, divertente da realizzare, facile. Nel tutorial vi do due schemi per ottenere due misure diverse di scarpetta, una un po' più piccola e una un po' più grande, e alla fine del tutorial vi do anche un altro piccolo trucco per modificare ulteriormente le dimensioni. In questo modo possiamo fare scarpette per tutte le misure. Lavoreremo due schemi, un quadrato piccolo col fiore all'interno e un quadrato più grande che servirà da suola. Questo tipo di scarpetta esisteva già, non è una mia invenzione, però io ho fatto delle piccole varianti sia nel tipo di granny da utilizzare e sia per adattare lo schema a diverse misure. Spero che il tutorial vi piaccia, che vi possa essere utile. Se vi piace non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividere il video e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte. Ed ora non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per le nostre scarpette ho scelto questo filato, è un filato sport e come sappiamo i filati sport sono particolarmente adatti a calze e calzini. È della marca Filati Bertagna ed è sempre della Silke. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. L'etichetta raccomanda ferri da 3,5-4 e la composizione è 50% lana e 50% acrilico. Io ho scelto di mettere insieme questi tre colori, ma ci sono moltissimi colori tra cui scegliere. Se volete acquistare questo filato o se volete vedere tutta la gamma colori, vi lascio nel primo messaggio sotto al video il sito della Silke. Iniziamo con lo schema della mattonella quadrata e di queste dobbiamo farne 4 per ogni scarpetta, quindi 8. Iniziamo con un nodino iniziale, per questo facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo e lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 ed ora chiudiamo in cerchio lavorando un punto bassissimo nella prima catenella. Nel primo giro lavoriamo 12 punti alti nel cerchio, quindi nel cerchietto di 4 catenelle che abbiamo creato. Sostituiamo il primo punto alto con 2 catenelle e lavoriamo altri 11 punti alti. E se vogliamo nel frattempo nascondiamo la codina all'interno dei punti. 3, 4. Lavorati 12 punti alti, chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto alto, quindi sulla seconda catenella. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore, estraiamo l'uncinetto, prendiamo il lavoro, entriamo tra due punti alti qualunque, quindi non nel punto ma proprio tra i punti alti, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Lavoreremo sempre tra i punti alti, 3 punti alti non chiusi, chiusi assieme, quindi un punto puff. Sostituiamo il primo punto alto non chiuso con 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2. Filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui. Così abbiamo 3 punti alti non chiusi e li chiudiamo tutti assieme e lavoriamo una catenella. Tra i prossimi 2 punti alti un altro punto puff. Entro, porto fuori, chiudo, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, chiudo, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, chiudo. E ora chiudiamo tutte assieme. Una catenella, un punto puff, 2, 3, chiudiamo tutto assieme e 2 catenelle.
E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto puff, una catenella, un punto puff, una catenella, un punto puff, 2 catenelle. E ripetiamo questa sequenza per altre 3 volte. Lavorate le 4 sequenze, chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto puff. Lavoriamo una catenella e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del terzo colore ed entriamo in uno degli angoli, quindi uno degli archetti da 2 catenelle. Portiamo fuori il filo. In questo angolo lavoreremo 3 punti alti. Il primo lo sostituiamo con 2 catenelle, quindi 1, 2, 3. Nel prossimo spazio fra 2 punti puff lavoriamo 3 mezzi punti alti. Nel prossimo spazio 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3 e lavoriamo un angolo, quindi arriviamo in uno degli archetti da 2 catenelle. Negli angoli lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella, 3 punti alti, 1, 2, 3. Mentre negli archetti da una catenella lavoriamo sempre 3 mezzi punti alti. 1, 2, 3. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Negli archetti di 2 catenelle lavoriamo 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti e negli archetti di una catenella 3 mezzi punti alti. Continuiamo così fino all'ultimo archetto in cui completeremo l'angolo. Lavorato tutto il giro, completiamo il primo angolo. Qui avevamo lavorato solo 3 punti alti, quindi lavoriamo altri 3 punti alti, 1, 2, 3 e una catenella e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. Per la taglia medio-piccola ci fermiamo qui, quindi facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Mentre per la taglia più grande faremo un giro in più, quindi vediamo come lavorarlo. Se dobbiamo lavorare altri giri perché vogliamo ottenere una scarpetta più grande, non terminiamo il giro con una catenella, ma come abbiamo imparato lo chiudiamo con un punto basso nel primo punto alto. E nel quarto giro lavoreremo con lo stesso concetto con cui abbiamo lavorato sul terzo, quindi angoli e lati. Questa volta però negli angoli lavoriamo mezzi punti alti, quindi cominciamo con metà di questo angolo con 3 mezzi punti alti e sostituiamo il primo con 2 catenelle, quindi 1, 2, 3. E sulle triplette dei lati, quindi su ogni spazio che c'è sul lato, lavoriamo 3 mezzi punti alti. 1, 2, 3, 1 e su ogni angolo lavoreremo 3 mezzi punti alti, una catenella, 3 mezzi punti alti. 1, 2, 3, una catenella, 1, 2, 3.
e in questo modo completiamo tutto il giro. Tutti mezzi punti alti. Nei lati triplette di mezzi punti alti e negli angoli 3 mezzi punti alti, una catenella, 3 mezzi punti alti. Completiamo così tutto il giro e alla fine terminiamo anche il primo angolo. E alla fine, anche in questo caso, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ed ora vediamo come lavorare il quadrato grande. Iniziamo come nel precedente schema, quindi 4 catenelle chiuse con un punto bassissimo in cerchio. In questo caso nel primo giro lavoreremo punti puff separati da 2 catenelle, quindi come prima 2 catenelle e punti alti non chiusi. 1, 2, quindi in tutto 3 punti alti non chiusi, chiudiamo assieme e 2 catenelle. E ripetiamo 3 punti alti non chiusi, 1, 2, 3, chiusi assieme, 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo, un punto puff, 2 catenelle, fino ad ottenere un totale di 8 punti puff. 1, 2, 3 e chiudiamo e otteniamo 8 punti puff. Una volta lavorati gli 8 punti puff, l'ultimo archetto, anziché lavorarlo con 2 catenelle, lo lavoriamo con una catenella e un punto basso nel primo punto puff. In questo modo ci troviamo al centro di questo archetto. Nel secondo giro lavoriamo metà di un angolo nel primo archetto, quindi 3 catenelle, un punto alto doppio non chiuso, 1, 2 e un altro punto alto doppio non chiuso. E chiudiamo tutto assieme. Lavoriamo una catenella e 3 punti alti nel prossimo archetto. 1, 2, 3. Una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo completo, quindi 3 punti alti doppi non chiusi, chiusi assieme, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo, porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui, un'altra volta, 2 e un'altra volta, 3 ed ora chiudiamo tutto assieme. Quindi un punto puff come prima, ma anziché fatto di punti alti, fatto di punti alti doppi, un archetto e un altro punto puff di punti alti doppi, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e chiudiamo tutto assieme. Una catenella, 3 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, una catenella e ripetiamo. Quindi nel prossimo archetto lavoriamo un angolo, quindi un punto puff fatto di punti alti doppi, una catenella, un punto puff, una catenella e nel prossimo archetto 3 punti alti, una catenella e ripetiamo questa sequenza altre 2 volte. Lavorate le altre 2 ripetizioni, non ci resta che terminare il primo angolo, quindi qui ci manca da lavorare un punto puff. Quindi 3 punti alti doppi chiusi assieme in questo caso. 3 e anziché lavorare una catenella lavoriamo un punto basso nel primo punto puff, sempre per trovarci al centro dell'archetto. Ed ora vediamo il terzo giro. Nel terzo e in tutti i prossimi giri gli angoli li lavoreremo nello stesso modo, quindi 2 punti puff di punti alti doppi separati da una catenella. Il primo
angolo lo lavoriamo a metà, quindi 3 catenelle, 2 punti alti non chiusi, 2 punti alti doppi non chiusi, chiudiamo tutto assieme, una catenella. Ora lavoriamo 3 punti alti nell'archetto dopo il punto puff del giro precedente, 1, 2, 3, e un punto alto sopra ogni punto alto, quindi i prossimi 3, 1, 2, 3, e nel prossimo archetto di nuovo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e lavoriamo il prossimo angolo, 2 punti puff fatti di punti alti doppi separati da una catenella. Così, e lavoriamo un altro lato. Nel lato lavoriamo una catenella, 3 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, un punto alto sopra ognuno dei punti alti sottostanti, quindi 3 punti alti in questo caso, 1, 2, 3, 3 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3 e una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo tipo di giri. Quindi negli angoli lavoriamo sempre un punto puff, una catenella, un punto puff, e ricordiamo di lavorarlo di punti alti doppi, e nel lato lavoriamo una catenella, 3 punti alti nell'archetto, un punto alto sopra ogni punto alto, 3 punti alti nell'archetto, una catenella, e in questo modo completiamo tutto il giro e alla fine completeremo anche l'ultimo angolo. E questo è il risultato. Con la stessa logica con cui abbiamo lavorato il giro 3, lavoriamo tutti i prossimi giri. Quindi in ogni archetto lavoriamo un punto puff, una catenella, un punto puff, e sui lati lavoriamo una catenella, una tripletta nell'archetto, quindi dopo il punto puff, un punto alto sopra ogni punto alto, quindi per esempio nel prossimo giro 9 punti alti, una tripletta di punti alti nell'archetto, una catenella, e in questo modo lavoriamo tutto il giro e tutti i giri che ci servono, ricordandoci di partire sempre con un angolo a metà e di terminarlo sempre alla fine del giro, come abbiamo visto per il giro 3. Quindi nel giro 4 lavoriamo 3 catenelle, 2 punti alti non chiusi, quindi il primo punto puff, chiudiamo, una catenella, una tripletta nell'archetto, 1, 2, 3, un punto alto sopra ogni punto alto, e state attenti a non perdere il primo punto alto che viene coperto da questi 3, 1, 9, una tripletta nell'archetto, 1, 2, 3, una catenella e un angolo, quindi un punto puff, una catenella, un punto puff.
ricordandoci che in questo caso li lavoriamo con punti alti doppi. E in questo modo terminiamo tutto il giro, poi chiudiamo completando l'ultimo angolo e lavoriamo così tutti i giri che ci servono. Per la taglia medio-piccola lavoriamo 5 giri come abbiamo imparato. Io ho lavorato 3 giri con un colore e 2 con un altro, ma voi potreste farlo tutto di un colore o di più colori come preferite. Mentre per la taglia grande lavoriamo un giro in più. Quindi anziché 5 giri ne lavoriamo 6, ma in questo caso lavoriamo come abbiamo visto fino al giro 4 e il giro 5 e il giro 6 lo lavoriamo facendo i punti puff con punti alti e non con punti alti doppi. Per darvi un'idea, il mio quadrato per la taglia piccola ha una misura da angolo a angolo di circa 19 cm e quello grande di circa 21 cm, mentre i quadratini piccoli misurano uno circa 7 cm di lato e quello grande circa 8,5. Se doveste fare una scarpetta ancora più grande, perché state usando un filato diverso o perché vi serve, continuate a lavorare altri giri, magari un altro giro, sempre facendo i punti puff di punti alti e non punti alti doppi. E se fate un giro in più in questo quadrato, fate un giro in più anche in quelli piccoli, lavorandolo sempre di mezzi punti alti. E per ogni scarpetta facciamo un quadrato grande e 4 quadrati piccoli. Ed ora vediamo come assemblare la scarpetta. Prendiamo un quadrato grande e lo mettiamo sul dritto, quindi il dritto va verso l'alto. Prendiamo un quadratino piccolo, lo giriamo, quindi mettiamo dritto con dritto e lo posizioniamo in un angolo e lo fissiamo con alcuni spilli. Fissiamo questi due lati insieme, poi ovviamente tutte le codine le nascondiamo con l'ago all'interno dei punti, questo lato insieme, ed ora pieghiamo questi angoli verso il centro e cuciremo insieme questi due lati, così. E lo stesso facciamo da questa parte. Chiudiamo questo angolo verso il centro e cuciremo questi due lati insieme. E questa sarà la punta della scarpa. Prepariamo un nodino iniziale e cominciamo a cucire. Cuciremo questi lati con punti bassissimi. Partiamo dall'angolo del quadrato grande e dall'angolo del quadrato piccolo, quindi dalla catenella, e in ogni punto prenderemo la mezza catenella verso di noi del pezzo davanti, quindi solo la mezza catenella verso di noi, e la mezza catenella dietro del pezzo dietro, così, e lavoriamo un punto bassissimo. La mezza catenella davanti del pezzo davanti e la mezza catenella dietro del pezzo dietro. E lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Tutto intorno a questo quadrato. Ho studiato lo schema in maniera che i punti siano giusti, quindi sono contati, e se avete lavorato bene le due mattonelle vi trovate giuste con i punti. Una volta lavorato tutto intorno, arriviamo al punto centrale di questo angolo, quindi la catenella. In questo caso, visto che dobbiamo unire anche il pezzo davanti, prendiamo l'intera catenella, quindi tutti e due i fili sia da una parte che dall'altra. In questo modo rafforziamo quest'unione. Uniamo un altro quadratino e lo uniremo su questo lato, quindi cuciamo questo lato e mettiamo uno spillo.
solo su questo lato. Poi prendiamo un altro quadratino e lo posizioniamo su questo angolo e questo quadratino lo cuciamo qui e quindi mettiamo 2 spilli. Qui e qui. E siamo in questa situazione e ci manca questo lato in cui cuciamo il quarto quadratino. Quindi lo mettiamo così e cuciamo solo questo lato. Quindi da questa parte cuciamo un quadratino qui, questo su questo e questo lato e qui un altro quadratino. Con l'uncinetto siamo qui e quindi possiamo partire da questo lato, poi uniamo questi due e poi questo e quindi facciamo di nuovo tutto un giro. E per lavorare tutti i punti riniziamo dal punto d'angolo, quindi dalla catenella, quindi rientriamo nel punto che avevamo già lavorato e nella catenella del quadratino. Qui possiamo prendere il filo dietro o tutti e due, è indifferente, e lavoriamo un punto bassissimo e ricominciamo a lavorare prendendo solo la mezza catenella davanti del pezzo davanti e la mezza catenella dietro del pezzo dietro e lavoriamo intanto questo lato del quadrato piccolo. E quando arriviamo a cucire la catenella d'angolo di questo quadratino che stiamo unendo, uniamo anche il secondo quadratino, quello che abbiamo qui di fianco. Quindi entriamo nel punto del pezzo davanti, nella catenella del secondo quadratino e nella catenella del quadratino che stavamo cucendo fino a qui. Facciamo un punto bassissimo e questo è il lato che abbiamo appena cucito. Questo quadrato lo lasciamo da parte e cuciamo con il quadratino che abbiamo messo nello spigolo del tallone. Di questo secondo quadratino cuciamo 2 lati, quindi il tallone della scarpetta. Arrivati alla catenella d'angolo, anche in questo caso agganciamo anche il terzo quadratino, quindi entriamo nel pezzo davanti, nella catenella d'angolo del terzo quadratino e nella catenella d'angolo del quadratino che stavamo cucendo e chiudiamo tutto con un punto bassissimo. Lasciamo da parte questo secondo quadratino ed ora cuciamo il terzo solo su questo lato. E alla fine di questo lato torniamo di nuovo all'unione centrale, quella della parte del dorso del piede, e qui ripassiamo di nuovo questo punto. Possiamo entrare nel punto dall'altra parte, qui per unire meglio, in diagonale, qui, e prendere la catenella tutta del quadratino che stiamo unendo. E lavoriamo un punto bassissimo, tiriamo bene questo punto, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è quello che otteniamo. Sulla punta abbiamo cucito tutto un quadratino tutto intorno, mentre nel tallone abbiamo cucito un lato di un quadratino, i 2 lati di un secondo quadratino e di nuovo un lato di un quadratino. Ora non ci resta che unire questi 2 lati insieme e questi 2 lati insieme. Quindi mettiamo 2 spilli qui e qui e cuciamo tutto intorno qui. Iniziamo a lavorare dal primo punto disponibile, quindi quello dopo la catenella che abbiamo già unito.
e lavoriamo come prima, prendendo il pezzo davanti, la mezza catenella davanti del pezzo davanti e la mezza catenella dietro del pezzo dietro. E lavoriamo tutto questo lato e poi cambiamo quadratino unendolo come abbiamo imparato e lavoriamo tutto l'altro lato. Alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E finalmente possiamo girare la nostra scarpetta. E questo è il risultato. Avendo lavorato solo sulla mezza catenella davanti e la mezza catenella dietro, si crea questo bellissimo disegno tra le mattonelle. E la scarpetta è pronta. Come questa ne facciamo un'altra identica. E questa è la scarpetta più grande. Con queste due misure vestiamo praticamente tutti i piedi, perché come abbiamo visto la lavorazione è molto elastica. Un'altra opzione che avete per cambiare la dimensione della scarpetta è cambiare l'uncinetto. Quindi se utilizziamo lo schema piccolo con un uncinetto più piccolo, io ho utilizzato il 4, si potrebbe utilizzare anche il 3,5, otteniamo una scarpetta ancora un po' più piccola. Viceversa, se utilizziamo un uncinetto un po' più grande, quindi il 4,5, otteniamo una scarpetta un po' più grande. Quindi con questi due schemi e giocando anche con la misura dell'uncinetto otteniamo tutte le misure che ci servono. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Io devo dire che mi sono divertita molto a fare queste scarpette. Sono morbide, calde e quindi un'ottima idea regalo per noi o per qualcun altro. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. Se rifate queste scarpette, come sempre aspetto le vostre foto, adoro vedere i vostri lavori. Sapete che potete condividere le vostre foto con me facendo un post nella mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!